Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Color Soul e oggi siamo qui nella schermata principale. Fra l'altro questa schermata, diciamo una schermata personalizzata, quindi un CC, e niente, che ne pensate? A me piace un sacco tutta rosa così, sinceramente. So che appunto sono uscite le schermate principali animate, quindi che cambieranno periodicamente da quello che ho capito, se non sbaglio. Però sinceramente a me questa fa impazzire, vi dico la verità. Comunque siamo qua perché voglio fare insieme a voi un Create a Sim per una nuova challenge. Quindi andiamo un attimo in una nuova partita e creiamo una sim. Contate che io ci metto ore a creare i sim, ore, perché non sono mai contenta. Mi devono proprio conquistare i sim, perché proprio mi danno la carica poi per... se mi ispirano tanto, mi danno proprio la carica per fare challenge, storie, eccetera. Quindi questa è la sim con cui partiamo. Perfetto, ottimo. Comunque ragazzi, vi spiego brevemente. Allora, innanzitutto, io avevo fatto un sondaggio tempo fa su cosa avrei dovuto portare, diciamo, oltre la serie principale, ovvero l'Alphabet Pack Challenge, su questo canale. Quindi praticamente oltre a quella cosa portare. E l'opzione del sondaggio era fra un'altra challenge oppure come si chiamano? Le missioni del gioco, ecco, non mi veniva, le missioni del gioco. E niente, alla fine, dato che c'era tipo un voto di differenza fra l'uno e l'altro, ho deciso che sti cavoli li porto entrambi e arrivederci, grazie a tutti. Perché sì, raga, sinceramente. Poi ho visto che hanno aggiornato anche The Sims 2, stavo pensando anche di portare un qualcosa su The Sims 2, però devo valutare un attimo, devo valutare perché su questo PC ho già The Sims 4 con 3000 mod, quindi vorrei evitare di appesantirlo con un altro gioco. Cioè sono convinta che il PC ce la faccia, cioè o almeno credo, però sono io che magari vorrei evitare, quindi boh, magari il gatto, scusate, la gatta, perdonatemi. Comunque sì, praticamente niente, volevo evitare di appesantirlo, quindi ora sto pensando, ho anche in realtà un fisso, quindi potrei metterlo lì, The Sims 2, però è da valutare, insomma. Prossimamente potrebbe darsi che venga anche The Sims 2 su questo canale. Io ci ho giocato tantissimo, raga, ma veramente tantissimo. Tu che hai intenzione di fare, Misha? Comunque sì, la gatta che è presente. Comunque, dicevo, partiamo da questa base. La challenge in questione. Partiamo dalla cosa succosa. Nel frattempo io non so se riesco a parlare, nel frattempo a realizzare la sim. Comunque ci proviamo. Praticamente la challenge è una challenge particolarissima, o almeno particolare. A me è piaciuta tanto perché oltre a essere una challenge, quindi con obiettivi e a generazioni, quindi generazionale, è anche una challenge con un sacco di drama, ma tanto, e a me fa impazzire il drama. Mi piacciono le storie, le cose un po' così, dove c'è sempre qualcosina di stuzzicante, insomma mi piace un sacco e mi ha intrigato tanto questa challenge. Si chiama Never Get Bored Challenge, è stata fatta, è una challenge creata da Storyteller Sims. Comunque vi lascio non ce la faccio. Vi lascio giù il link in descrizione della challenge e del suo canale, perché la sta portando anche sul suo canale. È una Simmers, diciamo, inglese, e quindi sì, della community Simmers, diciamo, inglese. Non l'ho mai vista portata, diciamo, qua in Italia, da nessuna Simmers italiana, non l'ho vista, quindi è una novità, anche perché di challenge ce n'è tante in realtà, però sempre fare quelle viste, riviste, alcune proprio che ti piacciono, allora sì, però qualche novità ogni tanto ci sta. È anche vero, raga, questa challenge ha un sacco di drama, è molto bella e stuzzicante, però tratta anche di temi... diciamo impegnativi, temi della vita reale che però sono magari scomodi per alcuni. Comunque diciamo che tratta di temi impegnativi, quindi magari chi non se la sente di seguirla magari skippa questa challenge e anche l'altra sul mio canale, porterò anche altre cose, quindi
comunque ci sono alternative, però a me questa mi piaceva tanto e voglio prenderla comunque alla leggera come un gioco, cioè è un gioco, alla fine si tratta comunque di un gioco, è una simulazione di vita reale dei Sims, quindi ci sta che ci siano comunque dei temi anche quotidiani della vita reale, insomma, della vita quotidiana, però ecco, questi si spera non tanto della vita quotidiana, questi temi qua, però ci sono nella vita reale e quindi magari per alcuni possono essere dolorosi, insomma, è impegnativo, però a me piaceva. Quindi ragazzi, io vi lascio anche giù il link appunto della challenge, la leggete eccetera, poi decidete cosa fare, se seguirla o meno. A me piace, personalmente cercherò di portarla, se piace anche a voi la continuiamo, se poi vedo che magari non ha tanto seguito, non piace eccetera, niente, faremo altre cose, faremo simulazioni, ne proverò a portare un'altra e vediamo. Comunque aspetto anche voi sotto nei commenti per avere appunto un resoconto del insomma di questo primo impatto con questa challenge. A me piace tantissimo. Allora, intanto siamo per creare questa sim. Innanzitutto questa challenge praticamente ha comunque dei colori di riferimento e la prima generazione mi pare sia azzurro e verde molto, diciamo, pastello, un verde pastello e azzurro, quindi questa sarà i colori di riferimento per sim eccetera. E poi vi lascerò magari qua da qualche parte, non so se sulla destra o sulla sinistra, poi ora vedo poi nel montaggio dove metterla. Comunque lascerò la challenge, così gli date un'occhiata, a parte anche nel link c'è, però così vedete un po'. Nel frattempo muoviamoci a creare, perché io ci sto 3 ore e mezzo, magari velocizzerò e ci metterò un po' di musica probabilmente, se no qua facciamo notte, giuro. Ci sono 3 ore solo per scegliere il colore della pelle, ma dove vogliamo andare? Cioè, dovrei fare una live di ore praticamente per creare un sim io. No, non ce la posso fare, raga. Cioè, 3 ore così, vabbè, portate pazienza con me, vi prego. È una mia malattia, diciamo, tra virgolette. Cioè, ci metto veramente un sacco a scegliere tutto proprio. Corpi, cominciamo da questi. Questo potrebbe essere carino, dai, ci potrebbe stare, che dite? Mi piace. No, sederino. Ok. Ci sta. Ok. K. No, così forse un po' troppo. Ok. Cosa cavolo è successo? Oh, non mi dire che si pagano pure i preset dei corpi, perché veramente andiamo bene. Comunque, ok, ci siamo. Direi che così per ora potrebbe interessarmi. Andiamo al viso. Il viso. Labbra. Raga, secondo me veramente faccio prima a mettere un po' di musica, perché qui veramente stiamo ore. Quindi raga, mi sa che farò così. E niente, metterò un po' di musica, così almeno passate forse meglio il tempo mentre velocizzo un po' il video. E poi noi ci vediamo appena ho creato la sim.
Allora ragazzi, eccoci qua con un voice over mentre creo la sim, perché vi voglio introdurre un po' la challenge mentre magari creo appunto la protagonista e quindi lo farò qui in questo voice over. Allora, l'introduzione. Questa è la sfida Never Get Bored Legacy, un'eredità di 10 generazioni che ha lo scopo di non farti annoiare mai dei tuoi sim. Ogni generazione ha una qualche forma di dramma che dovrai decidere tu cosa succederà successivamente per farti ossessionare di nuovo da The Sims 4. Questa sfida Legacy è anche una sfida Legacy modificata, quindi regnerà il caos. Requisiti. Questa sfida Legacy usa la maggior parte dei pacchetti ed è modificata, quindi purtroppo non puoi giocarci su console, ma questa sfida è pensata per farti divertire con The Sims 4, quindi non annoiarti e abbandonati al dramma. Regole: è necessario giocare con la durata di vita normale. Raggiungere tutti gli obiettivi per ogni generazione. Non è consentito barare con i soldi a meno che non sia all'inizio della sfida. Nessuna modifica o adattamento alla sfida Legacy. Se la condividi, vabbè, dare il merito alla creatrice ovviamente. Divertiti, goditi la sfida Legacy. Mod richiesti, qui ci sono appunto le mod perché ho detto che è una sfida moddata e richiede Wonderful Wimps, poi Mac Command Center e poi Woohoo Wellness and Pregnancy di Lampino, credo si pronunci così. Prima di giocare, questa sfida Legacy ha elementi realistici e fantasy che potrebbero risultare scomodi e scatenanti per alcune persone. Questa sfida Legacy è pensata per persone da 16 anni in su. Lo dice anche lei, quindi è una sfida sicuramente per persone più adulte, ovviamente, però questo è quanto, noi lo diciamo prima di tutto. E ora passiamo alla prima generazione, contadino che si innamora, lotta e ha una tresca. Mamma mia raga, volo. Sei una sim che ama la natura e tutto ciò che ha da offrire, quindi cerchi di realizzare il sogno di vivere nella natura selvaggia. Ti trasferisci a Enfordon Bagley e all'improvviso rimani incantato dalla bellezza che il mondo racchiude. Coltivi un orto e possiedi una fattoria, curandola giorno dopo giorno. Fai tutto questo finché un giorno la tua vita cambia quando incontri qualcuno con la tua stessa visione della vita. Lo sposi, hai figli e diventano tutto ciò a cui pensi. Ora sei così impegnato con la tua famiglia che la tua fattoria inizia a soffrire. Quindi, per evitare che la tua fattoria e la tua famiglia muoiano, hai una relazione con un semiricco che può salvare la tua fattoria e quella del tuo partner. Riesci a salvare la tua fattoria e a pagare le bollette, ma cosa succederà ora? Il tuo partner lo scoprirà o andrai avanti e starai ancora con lui? Requisiti generazione 1. Fase della vita, giovane adulto, caratteristiche appunto farmer, vegetariano e evasivo, aspirazione custode di campagna, colori verde e azzurro, carriera agricoltore. Anche questa è una carriera custom che dovete diciamo inserire nel gioco, è di Chiara Sims se non erro, mi potrei sbagliare. Comunque lo dice anche lei nella generazione, tratto contadino e anche appunto la carriera da contadino di Chiara Sims, avevo detto bene. Ok, e l'ultima richiesta mod, e poi c'è un'altra mod che è tipo quella che con cui tu puoi chiedere i soldi al sim ricco, però in realtà ora forse è presente anche nel gioco questa opzione di chiedere i soldi.
Per iniziare, vivi a Henford-on-Bagley, inizia in un piccolo cottage decadente, inizia con 0 simoleon, raga, 0 simoleon. Obiettivi: essere nella carriera di contadino, nessuna promozione modificata per la carriera, perché è una carriera appunto custom. Massimizza le tue capacità di giardinaggio e genitorialità. Pianta un bel giardino pieno di angurie, lattuga, zucche, melanzane, eccetera. Avere almeno una mucca o un lama, avere almeno 2 galline. Guadagna soldi dalla tua fattoria vendendo i tuoi prodotti, frutta e verdura, anche vendendo uova e il latte che produce il tuo bestiame. Incontra qualcuno che ama la natura come te, sposalo, non ce la posso fare, e fate almeno 2 figli. Trascura la tua fattoria dopo aver formato una famiglia. Avrai una relazione con un simile ricco che potrà salvare la tua fattoria in rovina. Chiedi i soldi al sim ricco con cui hai avuto una relazione. Decidi il destino della relazione e della famiglia dei tuoi sim. Questo è l'intro di questa generazione, prima generazione. Cosa ne pensate? A me fa volare. Comunque, ecco qua che vi ho un po' introdotto la challenge e niente ragazzi.
Allora ragazzi, eccoci qua al termine della creazione della sim. Allora, innanzitutto vi faccio vedere gli outfit e brevemente lei, diciamo più a rallentatore. Eccola qua. A me piace un sacco ragazzi, cosa ne pensate? Guardate che belli anche i capelli biondi con le mesh azzurre, dato che appunto i colori della generazione saranno verde e azzurro. Ed ecco qua gli outfit quotidiani, outfit formali. Guarda quanto è bella. Questi sono gli abiti diciamo più eleganti che lei ha, perché ricordiamoci che farà la contadina e partirà con veramente poco, quindi dovrà crearsi da sola poi i soldi, i money. Questi sono gli abiti sportivi. Che bella, bella, veramente bella. Abiti da notte, eccola qua. Abiti da festa, che carini, mi piace tanto. Costumi, se stavo dicendo abiti, ma in realtà no, sono costumi e basta. Costumi, ok. Quanto è carina, non smetterò mai di dirlo, mi ispira proprio. Clima caldo, guardate quanto è carina. E poi come ultimi clima freddo. I tratti che deve avere questa generazione, diciamo standard, sono farmer, che è un tratto custom, quindi un CC, perché questa challenge, penso che lo avrò già detto diciamo nel voice over prima, però è una challenge moddata, quindi ci saranno le mod proprio come vuole la challenge in realtà. Quindi questa non sarà una challenge diciamo basic, quindi con il gioco e le espansioni e basta, ma appunto integra anche i CC e le mod. L'amo per questo, cioè non potevo non provare a portarla sul canale. Poi i tratti che deve avere quindi sono farmer, tratto sì, bonus, tratto custom, vegetariana, e poi l'altro tratto che deve avere diciamo per regola è evasiva. Questo tratto gliel'ho aggiunto io appassionata di animali, perché io ho anche la mod, quella per aggiungere i tratti in cast, quindi praticamente semplicemente gli ho messo un tratto che potrebbe essere utile. Poi come aspirazione deve avere di regola custode di campagna, quindi eccolo qua. E poi qua ragazzi le ho messo come preferenze di attività, in realtà solo attività, la cucina e il giardinaggio, che mi sembra la cosa più diciamo utile, perché poi per animali non c'è niente. E altra cosa ragazzi, ho bisogno di idee per un nome, perché non mi sta venendo un nome da darle, quindi se avete idee, consigli, suggerimenti lasciatemeli qui sotto in descrizione. E niente, così magari nel prossimo video, se avrò avuto diciamo qualche suggerimento anche da voi, magari che mi piace, lo metto come nome, se no ci penso anche io e poi vediamo nel prossimo video come si chiamerà. E niente, se questo episodio barra diciamo introduzione a questa challenge vi è piaciuto, mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se vi fa piacere e mi raccomando di attivare la campanellina per non perdervi nessun aggiornamento sulla pubblicazione dei miei video. E niente ragazzi, io spero di parlarvi nel mio prossimo video. Ciao a tutti!